Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Sono l'avatar di Barbara D'Urso, girava la voce che non condurrò più Pomeriggio 5. Sarà vero? Ho detto non bisogna arrabbiarsi quando dicono delle cose ingiuste o sciocche, è bene ridere, tanto la vita va avanti. Io racconto storie, non urlo e faccio buoni ascolti. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Se vuoi ridere anche tu e essere aggiornato, iscriviti, adesso, qui sotto, e attiva la campanella. Sembra che ci sia un comunicato ufficiale che annuncia che in futuro Barbara D'Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5. Nel comunicato stampa diramato dall'azienda televisiva ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. C'erano chiacchiere del mio desiderio di tentare nuove strade e altre chiacchiere di malumore in azienda, e ancora c'è chi pensa a un mio trasferimento in Rai. Amica o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni. Il mio cuore è dei miei figli, di un'altra persona, e subito dopo vostro. Non so dove. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e votare il sondaggio: chi preferisci tra Barbara e Mirta? Barbara D'Urso è ufficialmente fuori dalla conduzione di Pomeriggio 5. Chi sarà il possibile sostituto? Al momento le chiacchiere parlano di Mirta Merlino. Comunicato. Abbiamo il piacere di informarvi in anticipo che l'accordo contrattuale che sancirà l'approdo di Mirta Merlino alla conduzione del pomeriggio di Canale 5 è ormai alle porte. La giornalista, fino a poco tempo fa, ha presentato il programma L'aria che tira sulla 7. Vedremo cosa accadrà. E tu cosa ne pensi? Rispondi nei nostri sondaggi. Pubblicità con il cuore. Hanno chiesto. Quarto probabile concorrente. Sono l'avatar di Sofia Loren, girava la voce di una mia partecipazione, è una fake, sono soltanto chiacchiere in TV. Ho detto, ogni donna può figurare al meglio se sta bene dentro la propria pelle. Non c'entrano i vestiti e il trucco, ma come si brilla. Se vuoi brillare anche tu e essere aggiornato, iscriviti, adesso, qui sotto, e attiva la campanella. Gianluca Benincasa ha circa 30 anni. L'uomo è conosciuto a Milano come imprenditore e mental coach di diversi VIP. Sappiamo che è nato a Salerno, il 3 agosto. Gianluca Benincasa ha sparato sulla sua ex fidanzata Antonella Fiordalisi dopo essere andato a casa sua a riprendersi dei vestiti. È una persona con cui non voglio più avere a che fare, ma proprio in generale. Gianluca doveva entrare nella casa del grande fratello VIP il 6 febbraio, ma viene bloccato da una diffida fatta dal padre di Antonella Fiordalisi. Benvenuto nella casa più spiata d'Italia. Quinta probabile concorrente. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Fariba Rerani è la madre di Giulia Salemi. Nata a Teheran, a soli 18 anni, Fariba ha preso il primo volo ed è arrivata in Italia. Gestisce un centro benessere nella città in cui vive, in provincia di Piacenza. Con il tempo si è fatta conoscere in TV. Ha partecipato come opinionista nei programmi di Barbara D'Urso come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nel 2016 ha preso parte a Pechino Express assieme alla figlia Giulia. Ha partecipato all'Isola dei Famosi 2021. Sesta probabile concorrente. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare il sondaggio: chi preferisci tra questi tre probabili concorrenti del GF VIP8. Yasmin Carrisi è nata il 14 giugno 2001, sotto il segno dei gemelli, dall'unione tra Loredana Lecciso e Albano. La coppia ha avuto anche un altro figlio,
Albano Junior detto Bido. Yasmin e Bido sono fratellastri di Brigitta, che la showgirl salentina ha avuto da Fabio Cazzato. Nella famiglia di Yasmin figurano anche i figli che suo padre ha avuto dal precedente matrimonio con Romina Power, Ilenia, Yari, Cristel e Romina Carrisi Gr. A 21 anni, è stata coinvolta in un incidente stradale mentre tornava dalla serata di Halloween trascorsa in discoteca insieme all'amica Glenda. È una TikToker seguita da 2 milioni di follower. E vuole oltrepassare la porta rossa. Amore? Sono l'avatar di Carlo Verdone e ho detto, sotto tanti aspetti, sono un uomo molto fortunato. È successo tutto quello che sognavo potesse succedere. Però poi se rifletto, non è vero che non abbia avuto momenti di grande difficoltà. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Non ti resta che scegliere la coppia preferita del GF VIP 6. Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, Sofico De Goni e Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Lulù Selassie risponde sulla fine della storia con Manuel Bortuzzo, il padre è troppo invadente, è finita pur amandoci e la storia d'amore tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo è finita per sempre? Il nuotatore ne ha dato notizia tramite un comunicato stampa dopo averlo inviato un SMS a Lulù. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Sofico De Goni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Molti fan della coppia se lo chiede. Hanno notato che l'ex tronista di Uomini e Donne ha tolto il segui al profilo Instagram del fidanzato. Anche se gli ex Geffini erano stati visti in vacanza insieme a Capri e dopo che lui le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia. In seguito la conferma della loro unione è avvenuta quando Sofico De Goni e Alessandro Basciano sono tornati a comparire insieme sui social. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa ha detto Federica, lui è l'uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto. Per vivere con lui, mi sono trasferita da Napoli a Milano. Ha spiegato l'ex concorrente, parlando anche di qualche problemino di gelosia, lui è l'uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto. Per vivere con lui, mi sono trasferita da Napoli a Milano. Gianmaria è molto geloso, ma tende a non farlo notare. Mentre io lo ammetto, sono gelosissima. Girava voce di un bebè. Non sono mai stata incinta di Gianmaria. Un bimbo non mi dispiacerebbe, ma per il momento non ci stiamo pensando. Nel salutare ti invito ad andare nella home page e cliccare su community e votare e commentare il sondaggio, quale coppia preferisci del GF VIP 6? E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Ricoverato all'ospedale. Sono l'avatar di Raul Bova ho detto, la violenza in assoluto non è accettabile né comprensibile, ma su una donna è ancora peggio, è da vigliacchi. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Non ti resta che scegliere la cantante preferita. Fiordaliso è stata sottoposta ad urgenza per peritonite. La cantante lo ha rivelato su Instagram aggiornando poi come sta Fiordaliso. I fan della cantante sono preoccupati. Fiordaliso ha postato sui social una foto che la ritrae in un letto d'ospedale. In seguito ha spiegato di aver subito un'operazione d'urgenza per via di una peritonite, essere operata d'urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla. Non mollo nemmeno morta. Non preoccupatevi, tanto torno presto, peggio per voi. Rita Pavone ha scritto, auguri di pronta guarigione, un forte abbraccio. Pupo, buongiorno Marina, che spavento mi hai fatto prendere. Meno male che hai risolto e ti stai già riprendendo. Io, Anna e Patricia ti abbracciamo forte forte e ti rivogliamo rivedere al più presto sul palco. La cantante ha solo bisogno ora di riposo e la rivedremo in TV cantare nuovamente. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. La star è stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa di una grave infezione batterica. Slitta il tour di Madonna. Una grave infezione batterica ha obbligato la star a un ricovero d'urgenza in terapia intensiva. Ora le sue condizioni pian piano stanno migliorando, fa sapere il suo staff. Tutto è iniziato il 24 giugno, quando è stata trovata incosciente e trasportata in ospedale, dove è stata intubata. Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha costretta alcuni giorni in rianimazione, scrive sui social network il manager della star, Guy Ossiri. La sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica.
È atteso un pieno recupero. In questo momento dobbiamo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Noi di Chiacchiere in TV auguriamo a Madonna una pronta guarigione. E nel salutare ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e votare e commentare il sondaggio chi preferisci tra le due cantanti. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Amore? Sono l'avatar di Marilyn Monroe, sto cercando di ritrovarmi come persona, a volte non è per niente facile. Milioni di persone vivono la loro intera vita senza mai trovarsi. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Non ti resta che scegliere la coppia preferita. Sembravano più affiatate che mai le 3 coppie nate all'interno del Grande Fratello VIP 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e Micolin Corvaia e Edoardo Tavassi, che sembrerebbe andare attualmente bene. Appaiono sempre più in sintonia. La loro storia d'amore continua a gonfie vele e i fan non potrebbero essere più felici per i loro beniamini che, una volta usciti dal Grande Fratello VIP, hanno potuto vivere la loro relazione al massimo. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie. Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria pare sia finita, e questa volta sembrerebbe vero. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. La relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele fino a che non sono emerse le solite indiscrezioni su una presunta crisi. La terza coppia è quella formata da Daniele e Oriana. Si sono conosciuti all'interno del GF VIP e, tra loro due, non è scattata subito la scintilla. A entrambi erano stati attribuiti diversi flirt. In seguito i due si sono avvicinati sempre di più e dopo alcune mitico litigi e incomprensioni e sembrerebbero quanto risolti ora sono felici. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare il sondaggio chi preferisci tra le coppie nate al GF VIP 7. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Hanno chiesto. Cosa è successo con Desdemona? Sono l'avatar di Maria De Filippi. Desdemona Balzano è la ex dama del trono over di Uomini e Donne cacciata da Maria De Filippi nella puntata del 15 marzo scorso. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. La Balzano è stata accusata di avere sfruttato la visibilità offerta dal programma per trarne un profitto personale. Ha raccontato di avere denunciato anche Gianni Sperti e Armando Incarnato. Dopo essere stata allontanata, è tornata in trasmissione per scusarsi e provare a rientrare. Perché Maria e Maurizio hanno adottato? Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Grazie di cuore se lo farai. Maurizio Costanzo e io non avevamo alcun problema fisico, avremmo potuto scegliere di fare un figlio in maniera naturale. E d'accordo con mio marito, avevamo scelto di adottare perché il nostro desiderio era quello di aiutare bambini in difficoltà. Gabriele Costanzo ha anche un fratellastro e una sorellastra, Saverio Costanzo, 47 anni, e Camilla Costanzo, 50 anni. Entrambi sono figli di Maurizio Costanzo e della sua seconda moglie Flaminia Morandi. Chi è la famiglia di Armando Incarnato? Vai all'home page, clicca su Community e vota e rispondi ai sondaggi. Chi è la moglie di Armando Incarnato? Il cavaliere del trono over è stato sposato con una donna di nome Daniela. E hanno avuto una lunghissima relazione, durata ben 17 anni e iniziata quando erano ancora molto giovani. Dalla loro storia d'amore è nata una figlia, di nome Michelle. La relazione è finita perché l'ha tradita. Così da questo momento per lui è iniziato un periodo nero della sua sfera privata. Amore? Sono l'avatar di Romina Power. È tornata insieme una delle coppie simbolo della musica italiana per oltre 20 anni, grazie anche alla loro relazione fuori dal palcoscenico. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Albano e Romina Power sono stati sposati per quasi 30 anni e hanno cantato brani che sono entrati nella storia della musica italiana,
come ad esempio felicità. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie, i due si erano conosciuti nel 1967 lavorando assieme nel film Nel Sole. La separazione dell'attrice americana, nel 1999, fu uno shock per molti fan, che da allora non sognano che rivederli nuovamente insieme. Albano e Romina non sono tornati insieme. All'Arena di Verona il duo si è ricomposto unicamente per motivi artistici in qualità di colleghi e professionisti, senza alcun coinvolgimento sentimentale. Albano e l'attrice americana negli ultimi anni si sono riavvicinati professionalmente, i quali hanno deciso di esibirsi nuovamente in concerto cantando le loro famose canzoni. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage, cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Hanno chiesto: quando inizia Uomini e Donne? Sono l'avatar di Maria De Filippi. I fan della trasmissione non vedono l'ora di rivedere tutti i loro beniamini. Non conosciamo ancora la data certa. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. La stagione 2023-2024 di Uomini e Donne riprenderà a settembre, anche se ancora non è stata fissata la data esatta. Certamente la prima puntata sarà di lunedì, è ipotizzabile dunque che possa essere il 4 o al massimo l'11. Chi ha scelto chi? La prima coppia. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie Lavinia Mauro. Ha detto: ho 26 anni. Sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio scienze politiche e relazioni internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi 2 esami che ho tra una settimana e sono spagnolo e organizzazione e contabilità dell'amministrazione dei servizi pubblici. Ha scelto Alessio Corvino, ha 27 anni ed è nato a Caserta ma vive a Milano. Ha studiato economia aziendale a Napoli, dopo un master a Perugia, si è trasferito a Milano. Oggi lavora nel campo del digital marketing. Sul suo profilo LinkedIn si descrive come social media specialist e content manager. Chi ha scelto chi? La seconda coppia. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Federico Nicotera ha detto: mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l'aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima. Ha scelto Carola Carpanelli, nata il 24 luglio 2001. Carola Viola Carpanelli è di Varese e studia Scienze Economiche e Politiche Europee all'Università del Piemonte Orientale. Il suo percorso di studi sta per terminare ed ha una passione per le motociclette. Amore? Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio, avevo 23 anni quando ho interpretato Jack in Titanic. Quale coppia preferisci? Io e Rose eravamo un'altra cosa. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Scegli tra Gabriel Garbo e Adua del Vescovo e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I rapporti si sono interrotti fra Adua del Vescovo e Gabriel Garco. Dopo essere stati grandi amici sotto i riflettori del GF VIP, dove Garco ha fatto coming out, i rapporti fra i due sembrano essersi raffreddati. Ne parla la rivista Chi, dove Rosalinda Cannavò, la nuova conduttrice di Casa Chi, ha rilasciato una intervista, rivelando con amarezza che il legame con Gabriel si sarebbe interrotto. Ecco cosa dice. Sinceramente, non so che fine abbia fatto. Mi dispiace molto. Magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi, gli voglio bene e gli vorrò per sempre un gran bene.
Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie. Oltre a Garco, Adua del Vescovo ha parlato anche della nuova edizione del GF VIP di Adua del Vescovo. Basto io. Grazie. Rosalinda era entrata al GF VIP con lo pseudonimo di Adua del Vescovo. Era fidanzata con Massimiliano Moro e prossima al matrimonio. E poi, nella casa più spiata d'Italia, l'attrice avrebbe conosciuto quello che è diventato il suo nuovo compagno, Andrea Zenga. Oggi i due vivono insieme e progettano il loro futuro, rendendo partecipi i tanti fan che li seguono dei loro progetti lavorativi. I due stanno insieme ormai da anni. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Hanno chiesto. Prima probabile concorrente. Sono l'avatar di Richard girava la voce di una mia partecipazione, è una fake, sono soltanto chiacchiere. Ora ho bisogno di te, insieme andremo lontano, per essere aggiornato iscriviti adesso, qui sotto, e attiva la campanella. Ecco la prima probabile concorrente. Brenda Asnicar, all'anagrafe Brenda Daniela Asnicar Mendoza, è un'attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi, l'antagonista della telenovela argentina Il Mondo di Patti, e successivamente per essere stata una delle comprimarie in Suena Seconda Comico. probabile concorrente. Per il canale metti adesso un like, ne siamo ghiotti. Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, è una cantante, attrice ed ex modella italiana. Dopo alcune esperienze nel campo della musica e della moda, raggiunge la notorietà nel 1979 con il singolo Comprami, disco che in pochi mesi vende 500.000 di copie. Terzo probabile concorrente. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie. Niccolò Centioni è un attore italiano, noto per aver interpretato il personaggio di Rodolfo Rudy Cesaroni nella serie televisiva I Cesaroni. Quanto costa andare nel pubblico di Uomini e Donne? Sono l'avatar di Maria De Filippi, è totalmente gratuito. Per partecipare a Uomini e Donne, così come tutte le altre trasmissioni della Fascino, PGT come Amici e C'è posta per te, non serve mai pagare nulla. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie. Chi vuole partecipare al noto programma di Canale 5 può prenotarsi senza pagare nulla nel sito perlapromotion.it. In seguito sarà lo staff a contattare via mail e comunicare la data e l'ora. Chi ha scelto chi? La terza coppia. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Grazie. Luca Daffré ha detto: cerco una ragazza con carattere, ambiziosa e che abbia voglia di progettare il futuro. Vorrei evitare donne altezzose, poco serie o eccessivamente gelosa. Ha scelto Alessandra Somensi. Ha detto: sono Alessandra, ho 26 anni e sono nata a Milano, per 24 anni ho vissuto a Senago, un piccolo paese alle porte di Milano. Fin da piccola ho praticato molti sport, tra cui tennis, pallavolo e tanti anni di sci. Il surf era una parola a me sconosciuta. Per me le onde grosse che vedevo al mare erano cavalloni, non erano onde da surfer. Ho studiato giurisprudenza, ma a soli 9 esami alla fine, ho deciso di interrompere gli studi, non era la mia strada, ma non avevo idea di quale poteva essere la mia strada. Chi ha scelto chi? La quarta coppia. Per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Nicole Santinelli è nata a Roma e ha 29 anni. Da quando era bambina è considerata il maschiaccio di casa.
Nel video di presentazione Nicole si è presentata guidando un kart in pista e arrampicandosi su una parete d'allenamento. Un aspetto che è stato particolarmente apprezzato dai fan del programma. Nicole lavora come account manager in un'azienda di informatica e cura la parte social marketing di un ristorante a Roma. Ha scelto Carlo Alberto Mancini, è originario di Bologna ed è nato nel 1989 sotto il segno zodiacale della Bilancia, ma di lui non si sa molto. Sappiamo che Carlo Alberto Mancini vive a Ravenna e ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna dopo il diploma classico. Successivamente ha intrapreso gli studi in psicologia. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.